In un momento di profonda riflessione empirica, il nostro Seba ripensa con Yuriko Tiger al suo passato da musicista in una band, svelandone tutti retroscena e atrocità, soprattutto atrocità. Ciao a tutti di Grotti! Ciao! No, perché vi saluto come Yuriko? Ciao a tutti! Serafini. Sono Sebastiano Serafini e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone, featuring Yuriko Tiger! Bene! Oggi sono a casa di Yuriko a fare questo video e oggi volevo parlare di Visual Kei, il mondo del Visual Kei. Perfetto, devo mettere anch'io di là del mio visual kei. Ah sì? Quelli quando che- Lei mi ha appena detto che era una mezza fan del Visual Kei prima di venire in Giappone e poi dopo è arrivata qua e non le è più piaciuto evidentemente. E niente, comunque abbiamo appena fatto il video con lei dove parleremo di idol. Sì. Com'è stata la sua esperienza di Yuriko Tiger per fare l'idol? Se voi lo volete vedere vi lascio il link. Fammi domande te, dai. Perché il visual kei? Allora, io il Visual Kei è iniziato, allora io volevo fare il cantante perché comunque mi è sempre stata una cosa che mi è piaciuto fare, anche se non ero bravissimo perché, però io da più quando avevo fatto il telefilm io avevo iniziato già da subito a prendere lezioni di canto perché ho detto magari sai non si sa mai che, perché sai comunque la vita è piena di opportunità, a me sono arrivate un botto di opportunità e però tante volte non sono stato in grado di prenderle al balzo perché non avevo le possibilità. Per esempio non sapevo magari cantare come adesso e quindi magari se mi arrivava un'offerta per fare il cantante non avrei potuto e quindi capito, quindi ho detto vabbè io studio canto che non si sa mai, io vado in palestra che non si sa mai, sai, insomma sono tutte quelle cose. Ma che bravo ragazzo è! Ma Ma perché? quanta voglia di fare c'ha! Fai YouTube anche se non lo guarda nessuno, sai, in ogni caso. Ma non è vero che non lo guarda nessuno, lo guardate in pochi e buoni. Però, nel senso, capito, tu lo fai che non si sa mai, capito, nel dubbio. E comunque cos'è successo? Che praticamente avevo firmato con un produttore molto famoso che ha fatto canzoni per tutti gli idol, i cartoon. Si chiama Joy Carbone. E niente, io ho firmato con lui e mi aveva presentato sia alla Sony che alla Avex e erano molto interessati perché comunque avevo il look abbastanza giusto, quel mix un po' di Sì, asiatico sì. con il bianco e poi era un look che andava bene, molto magro, alto comunque. Tuttavia c'è stato il terremoto quindi me ne sono dovuto tornare Sì, in è Italia. vero. Te eri già qui? No, io sono arrivata 2 anni dopo. Quindi nel 2011 c'era stato questo terremoto e quindi per fortuna che io ero proprio dentro l'Avex quando c'è stato il terremoto. Madonna. E ho detto, per fortuna che è arrivato quel giorno là, perché se fosse arrivato dopo che avessi firmato non avrei mai speso una lira su uno straniero, perché comunque era un prodotto strano e nuovo, che però capito ci devi spendere soldi per fare un cantante, perché poi erano i periodi ancora quando YouTube non funzionava, la gente non c'era questa idea di YouTube, web sì. star eccetera. Beh, erano dei bei tempi anche secondo me, però capito, quindi alla fine non c'era l'idea di farsi da solo, proprio ti serviva comunque Sì, un'agenzia. Però non avrebbero mai speso, tipo per promuovere un cantante nuovo le agenzie a quel tempo spendevano un sacco di Tanti soldi. Invece adesso ti autoproduci. Sì, se hai successo Ti poi devi forse. Ma autoprodurre. infatti io ho prodotto tipo, da quando ho iniziato a fare composer avrò fatto 30-40 music video, ma io li continuo a fare, mi diverto, mi li Ma autosponsorizzo. sono belli, vero? Infatti mi sa che se volete scrivete nei commenti, magari organizzo uno dei suoi prossimi music video, che anche lei fa la cantante comunque. Tra le 1000 cose ha fatto un singolo bellissimo. Ma molto piccini. Sì. E poi vabbè, comunque vabbè, tagli Però, un po'. taglia un po', ma perché proprio il visual kei? Perché fare il cantante, fare il visual kei, ragazzi, sapete cos'è il visual kei, no? Allora. Quei tizi tirati che sembrano un po' Ma più o meno così. Però è visual, quindi tutto quello che è immagine. La cosa che fa ridere è che questa avventura del Visual Kei praticamente è iniziata dall'Italia sostanzialmente, io avvicinandomi al Visual Kei, perché ero in una band Visual Kei in Italia! Non lo sapevi? Non lo passati Chi? Io andavo ai concerti visual kei, io sono andata al concerto, il mio primissimo concerto degli LMC Oh, e di Miyavi. Ah, ma E dai. sono scappata di casa quella volta in più. Oh. Perché avevo 14 anni. Per andarti a vedere il Per andarmi concerto. a vedere questo. E ti hanno dato il volantino con la mia forse non c'ero Sì. però, perché io sono arrivato molto Sei dopo. arrivato dopo, però ho capito chi sei. Io ero in questa band italiana che si chiamava DNR che Oh mio io Dio. avrei dovuto Che anche, tra privilegio. l'altro, avrei dovuto anche cantare con loro. Sì. Poi al produttore non piacevano. Infatti io ho un sacco di cose che mi sono capitate, un po' come te con l'idol, che sai, tu volevi fare cose però Però ti mettevano un nel po' senso tipo non ti lasciavano, No. perché io comunque già avevo fatto il telefilm, già facevo moda. Appena iniziato la band non è che avessi questa gran differenza di follower, però poi insomma io ho continuato a fare musica sempre, ho continuato a fare, quindi si è un po' ringrandito diciamo. E poi ho continuato perché ho avuto poi una band giapponese. Sono successe tante cose, anche non bellissime con questa band italiana, anche un po' di uraghirarità. Sì.
che non... E quindi sono successe un po' di cose, però insomma io comunque, se voi vedete un music video che ho fatto con questa band, si vede me che tipo nello special, che è la parte prima dell'ultimo ritornello, che io muovo la bocca e io l'ho cantato quel pezzo lì, però non l'ho mai messo nella canzone e io praticamente muovo la bocca e c'è il cantante principale che canta, quindi sono successe un sacco di cose, però abbiamo fatto un bellissima esperienza. Siamo andati al Q-Rock, che è il concerto rock più grande del Giappone, suonato con Chiari Pamio Pamio, c'erano i Versailles, i Vivid, poi chi c'era? C'era pure Marilyn Manson, no forse l'anno prima c'era Marilyn, non so, comunque c'era un sacco di gente. Sì, lo conosco. Quindi la tua esperienza è I nata in SAG. Italia, Sì, ma tu hai deciso di fare il visual kei o è una cosa che volevi provare? Io no, ma in realtà devo dire che, allora, io non conoscevo assolutamente il cosa, non sapevo che cos'era, e devo dire che non sapevo che cosa fosse, e anche la musicalità non era proprio nelle mie corde, diciamo, non era proprio un genere che io avrei scelto o fatto. È iniziato per caso, è stato difficile, devo dire che non è stato facile, perché comunque io facendo da modello ero da solo, comunque, o anche nel telefilm, essere comunque in una band con altre 4 persone è dura, perché comunque non è una cosa che ti puoi devi fare saper da sola, adattare, perché comunque magari ci sono delle cose, perché a me sono abbastanza non professionista, però sono abbastanza, mi piacciono che le cose siano perfette. Devo dire che la mia esperienza col visual kei non è stato tanto con la band italiana, che quella ci sarò stato dentro un anno e mezzo, ma abbiamo fatto 3-4 concerti, era una cosa molto piccola. mime. Quando ho fatto la band in Giappone, anche lei mi è arrivata l'offerta di cantare e suonare, e ho detto vabbè, perché no, proviamo, tanto per. Questa band si chiamava Excellion, però anche lì sono sempre rimasto in disparte, quindi era una cosa che non mi piaceva, perché a me comunque mi avevano fatto entrare dicendo che sì, che poi puoi scrivere canzoni, che puoi fare il featuring e tutte ste cose. Non hanno mai usato una canzone mia, che fa ridere, perché oddio, non so se le mie canzoni sono migliori del loro, però io intanto di questo lavoro ci vivo, loro no, e quindi evidentemente. Però è che ci sono state anche là, c'erano un sacco di, nel senso, comunque sono mondi molto competitivi, anche un po' sneaky, e comunque sono stati anche là un sacco di cose che mi hanno fatto. Infatti io me ne sono andato, sono stato per 2 anni con la band, mi sembra, però facciamo concerti ogni 2 settimane, tipo abbiamo fatto 4-5 tour del Giappone, quindi era veramente un full. E io comunque dovevo anche fare modello. Io in tanti concerti non sono potuto andare, ma avevo già detto subito dall'inizio che ero membro, però tante volte non ci posso essere, perché comunque ma sono diventato un membro speciale quando mi sono accorto che non mi facevano fare niente, perché comunque a fare il make up ero quasi sempre l'ultimo. Ok che a me serviva meno make up, perché a me non piaceva avere la faccia super con tanto make up, quindi mi mettevano sempre alla fine. Ma poi tipo cose, tipo per esempio hanno fatto l'ultimo concerto live, e sai che a tutti danno questi hana, regalano spesso i fiori, le fan, e vabbè, però comunque costano anche 1000 euro questi fiori quando sono quelli grandi, e l'hanno fatto a tutti i membri, e il mio non c'era. Io ho detto ma guarda un po' Stefano, e invece in realtà le fan gli hanno chiesto al cantante, al leader, che non dico chi è, se io ci sarei stato, e gli ha detto di no, e io scusa non ci sono all'ultimo concerto, all'ultimo one man, quindi sono quelle cose che dici. Quindi io ho fatto la foto, diciamo c'è stato un po' di gime, ecco. Sì, ma poi soprattutto devi essere molto vicino con le fan, e io non lo so, io so essere vicino con le fan, però è vero, perché tanti hanno l'immagine del visual kei come Yoast, che sembra ma un infatti, post, cioè un questo po' non lo sapevo. È difficile parlarne di questo argomento senza visual kei. ma perché comunque anche qua è un qualcosa di nicchia, che comunque io ho avuto delle esperienze nicchia. bellissime, ho conosciuto delle fan favolose, veramente ci sono state delle cose fantastiche. Poi ci sono state delle cose che io comunque vanno proprio contro quello che io penso e quello di cui io sono. Quindi quando mi sono accorto, perché io comunque, tu pensi sei nei visual kei fai musica, no, la musica è proprio uno dei cosa, ma infatti, cioè la cosa più importante è come stai fisicamente, e poi come ti comporti, come ti stai a vendere bene con le fan, perché alla fine non hanno miliardi di fan queste band un po' di nicchia. No, cioè, però spendono tanti soldi. ma esatto, magari a noi arrivavano 1000 persone per concerti un po' più grandi, che comunque 1000 persone non sono poche, però magari la stessa fan si comprava tipo 10 cecchi, e 10 cecchi sono 60 euro, anche di più se li comprava di questi cecchi, però tu dici vabbè, insomma, tutti questi concerti vengono 1000 persone, ognuna spende 100 euro, comunque sono tantissimi soldi, e vanno tutti alla band. Ma voi non sapete quante spese ha una band visual kei. Io ovviamente nella band non ho mai speso niente, perché ho detto scusa, no, io faccio modello, nel senso io vengo e faccio da guest, promuovo la band, quindi avevamo un contratto diverso. Però magari altri membri della band non avevano questo contratto, e quindi ognuno dei vestiti visual kei costava tipo 1000 euro a testa, porca vacca, che sono fatti su misura, eccetera. Ok. Ogni volta che fai un concerto il make-up costa tipo, devi chiamare la tipa, che può costare 20-200 euro, quindi là sono altre spese. Spostamenti della band, la macchina da portare i vari strumenti, sono stati veramente un sacco di spese, e i music video poi noi era una band di Excellion che faceva anche tantissimi video, e tantissimi, cambiava spesso i vestiti. Io andavo sempre vestito normale, coi vestiti del momento, che perché magari poi avevo altre cose da fare.
fare. Ma dipende, ma perché all'inizio io ero molto più magimene, nel senso che ero molto più serio quando volevo fare la band. Poi quando mi sono accorto che c'erano tutti questi resocontri mi sono pian piano tolto finché poi... Non lo so, ma ti riesco proprio a capire perché nell'idol è la stessa cosa. E poi ho detto ma chi se ne frega. Cioè poi alla fine, siccome ero l'ultima a fare il make-up, dico vabbè, allora faccio quello che è da sole. Così a caso. Cioè poi mi dava fastidio che nel senso io, cioè magari sapevo cantare, magari potevo dare il mio contributo musicale e in nessuna delle band che ho mai fatto mi è mai stato data l'opportunità. Quindi è per quello che alla fine mi sono messo da solo e ho fatto anche bene, Però è stato difficile, è stato molto molto difficile. Quindi il Visual Kei è un mondo che consiglieresti o no? Io no. No, io se devo essere sincero, no, ma dipende da che persona sei. Ma sì, consiglierei, ma non lo so. È un mondo che ti deve assolutamente piacere, deve essere disposto a tutto, a sacrificare tutto per quello. Perché comunque tu considera che è un mondo dove non è veramente aperto agli stranieri quello, perché tutte le fan sono giapponesi e vogliono proprio il giapponese, come anche fare Lost da straniero non è facile. Cioè è facile, magari trovi la cliente che vuole gli stranieri, però vuole solo stranieri, capito? Sì, è vero, e allora come vai in altri locali. Anche i maid è così. O i maid per stranieri o il maid per soli giapponesi. Però non so se i maid per stranieri guadagnano, a parte che le maid non guadagnano queste cifre. Però per esempio gli host stranieri guadagnano meno, penso, degli host. Sì. Degli host. E poi comunque ce ne sono molto di meno, qui c'è anche meno richiesta. Quindi nel senso è difficile, ti devi sapere adattare e soprattutto, cioè ne vale la pena? Questa è la domanda secondo me. Perché io ti dico, io sono una persona che comunque sono super healthy, nel senso mi piace essere super in salute, quindi mi piace andare in palestra, mi piace tenermi bene. Là comunque vai in queste gakuya, che sono praticamente dove ci si cambia, dove tutti fumano, perché tutti gli artisti Visual Kei fumano. Quindi io ogni volta, e io sono anche allergico al fumo, quindi uscivo che stavo male. Poi la musica sparata a palla, nel senso è il mondo rock and roll, ok, è figo all'idea, però alla fine se ci sei dentro non era un mondo che faceva per me. Però nel senso il mondo del Visual Kei non è così brutto, come ne ho parlato forse in modo troppo negativo. No, però è giusto perché volevo è una tua esperienza sincera. Ma sì, e comunque devo dire che nel mondo del Giappone la parte del Visual Kei è una fetta talmente piccola, è vero. che anche penso al mondo degli idol, Sì, che se tu parli a un giapponese, piccola. se tu chiedi a un giapponese normale non conosce questi mondi di cui noi abbiamo parlato oggi. Quindi sono quei mondi nel senso un po' difficili, nel senso è che non tutti sono disposti a mettersi alle regole. E comunque tu dovresti capire che dovresti stare a tantissime regole se siete nel mondo del Visual Kei. Ma nell'idol sì. Comunque spero che questo video non mi abbia annoiato, era particolarmente lungo, però me l'avete chiesto in tante volte. Mi dice che figo, se no a me Visual Kei, che figo. È stato divertente. Comunque la cosa più importante che ho imparato nell'essere del Visual Kei, ho imparato a quanto è importante il tempo e quanto se abbiamo poco tempo dobbiamo fare tante cose. E quindi io veramente perdevo un sacco di tempo per fare questi live, perché dovevo andare la mattina e finivo la sera. Quindi io avevo meno giorni in cui potevo fare le cose e quindi ho iniziato a voler fare le mie canzoni, ho iniziato a comporre, e poi ho imparato anche tante cose sulla musica che prima non sapevo. Ho imparato a fare il DJ proprio per fare la band degli Exelion, perché ho preso il set. Quindi ho imparato cose, mi sono messo alla prova e mi ha fatto diventare una persona più forte. Quindi per questo ringrazio il mondo del Visual Kei. Se siete pronti a ciò, fatelo anche voi. È sicuro che però è difficile, perché non tutti stanno bene truccati, i maschi italiani. È vero, no? Io però devo dire no, ma perché tu hai un viso. Guarda, è l'unico ragazzo che ha il viso uguale al mio. Io ho il viso molto piccolo. Se un po' ci assomigliamo. Potrebbe essere fratello e sorella. Ma perché comunque se questo... Bisogna No, se questo essere però perché femminile, comunque guardate che nella band anche dei DNR erano dei bei ragazzi anche. Sì, erano dei ragazzi però truccati erano un po' strani. nel senso Axe adesso fa un più rock and roll e molto figo. Però quando faceva la band Visual Kei a volte aveva un look un po'... Bene, allora finisce così il video. Lo salutiamo. No, dai, comunque. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie Yuriko per essere stata con noi. Vi ricordo che se volete vedere il suo video dove parla dell'idol andate sul suo canale. E noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Scrivete in quanti vorrebbero una collaborazione con me e Sebastiano in un video musicale. Sarebbe una bella idea. Ciao ciao. Ciao. Non so perché saluto così. Ormai c'hai i